Muddy Waters. Muddy, come on. Thank you. This is the one we made a few years ago. You call Hoochie Coochie Man. Buonasera amici, bentrovati ad un altro appuntamento con Storie di Blues. Come di consueto, anche in questa puntata lanciamo il solito hashtag che è SDB, Storie di Blues, così possiamo commentarlo tranquillamente in tutti i social network. Prima di parlare della storia di blues del giorno, vi ricordo di iscrivervi al canale, se è possibile anche commentare e condividere anche il video, che serve sempre e comunque per far crescere il trade del canale e anche l'algoritmo per poter far vedere questo video di divulgazione musicale a più persone possibili. Il personaggio di oggi è un personaggio cardine per quello che riguarda il blues elettrificato, è uno dei padri del blues moderno. Parliamo di Mississippi Muddy Waters. 4 aprile 1913 nasce McKinley Morganfield, in arte Muddy Waters. Il soprannome Muddy Waters non è stato dato dai suoi fans, ma è stato dato dalla sua nonna, perché lui già da quando era piccolissimo, in tenerissima età, si divertiva a giocare tra il fango e l'acqua sulle rive del Mississippi, da lì Waters, quindi non è la leggenda metropolitana parla che è stato dato questo nome dai suoi fans, cosa più sbagliata non c'è, perché è proprio il soprannome che gli viene fuori dal modo che aveva la sua nonna di chiamarlo. Inizia in tenera età a suonare l'armonica a bocca a 6 anni, poi dai 15-16 inizia a suonare anche la chitarra, ma non la suonava nella maniera convenzionale, bensì alla maniera del sud, che era il modo, quello tipico che poi era conosciutissimo dai bluesmen, ovvero tramite l'utilizzo di questo aggeggio qui, che è il bottleneck o collo di bottiglia, che poi chiaramente è stato limato con un po' di carta vetrata per renderlo, diciamo, non più tagliente, e questo serviva da protesi per quello che riguarda le dita, per far scorrere direttamente il pezzo di vetro sulle corde, creando questo suono appunto che dà un po' di slider, proprio che da qui viene proprio il nome proprio del tipo di suono, della descrizione del suono quasi onomatopeica. Il Mr. Slim lo condusse ad approcciarsi alle prime tecniche appunto di slide guitar e di chitarra blues, e chiaramente lui suonava quasi regolarmente. Di giorno c'erano i lavori dei campi, c'erano altre cose da fare tipiche delle zone rurali del sud, e poi alla sera si poteva suonare nei club, si poteva suonare nei bar, chiaramente sottopagati, per un pubblico spesso volentieri poco attento o addirittura ubriaco, tipico delle zone del sud dell'epoca, ma non c'è da stupirsi di questo. Poi capita giustamente il momento in cui la vita ti dà un calcio nel sedere, per dire, dal punto di vista positivo, arriva anche per lui, e fortunatamente. Nel 1942 arriva nel sud Alan Lomax, uno dei più grandi etnomusicologi di tutti i tempi, che registrava regolarmente musica da diversi paesi del mondo, e tutto il discorso legato alla musica nera del sud degli Stati Uniti era una delle sue tematiche più importanti. Lui era molto appassionato di questi generi musicali. Scende nel 1942 nel sud degli Stati Uniti per cercare Robert Johnson, ma Robert Johnson non c'era più, era morto qualche anno prima. Tramite delle conoscenze avute per strada si fa indirizzare proprio dalla casa di Muddy Waters, e lì Alan Lomax decide di registrare appunto Muddy Waters per la prima volta. Queste registrazioni poi non verranno pubblicate subito, passerà almeno un decennio prima che Alan Lomax le tiri fuori e le pubblichi, come faceva spesso, perché lui andava in giro, raccoglieva più materiale possibile e poi di tanto in tanto, nei limiti del possibile, pubblicava quello che poteva. Lui però si trasferisce a Chicago, perché la chiamata al nord, la chiamata a Chicago era fondamentale. Alcuni passavano, come dicevo già nel film The History of Robert Johnson and Delta Blues, si passava per Kansas City e poi si arrivava a Chicago, altri arrivavano direttamente a Chicago senza passare neanche per Kansas City. Ma a Chicago il blues era diverso, non era il blues rurale che erano abituati a suonare questi personaggi, questi musicisti. Era un blues un po' diverso, era un blues elettrificato, c'erano i primi amplificatori, le chitarre elettriche, c'era la batteria sempre presente, c'era il piano, c'era il contrabbasso, l'armonica a bocca proprio come strumento accompagnante fisso, quindi tanti discorsi molto diversi da quelli che erano abituati i contadini del sud.
Nel 1947 lui però riesce ad avere un contratto discografico, lavorava comunque come autista, quindi non è andato su a fare proprio il musicista, è andato più a cercare fortuna nella zona di Chicago. Nel 1947 l'Aristocrat Record lo mette sotto contratto, ma questa etichetta discografica dura poco perché, ancora una volta, per fortuna, viene rilevata nel 1950 dai fratelli Cez, chiamiamoli con il vero nome, Cziz, perché erano polacchi, e di questo ne abbiamo parlato sulla Chicago Blues degli anni 50 di Chess e Dixon, vi lascerò in descrizione il video in questione. Phil e Arthur Chess misero sotto contratto nuovamente Muddy Waters e grazie alla collaborazione con il contrabbassista Willie Dixon, anche di questo vi ho parlato nello stesso video di cui vi dicevo prima, e inizia a fare delle hit molto importanti con pochi strumenti. I Can Be Satisfied, per esempio, è contrabbasso e slide guitar e voce, nient'altro, eppure quello diventerà una hit fondamentale nella Chicago degli anni 50, un pezzo suonatissimo nei jukebox e nelle serate, e Muddy Waters cominciava a fare veramente tante serate. Fino al 1953, in questo triennio 1950-1953, non può registrare con la sua band, perché i fratelli Chess gli impongono di registrare con i propri turnisti che avevano a disposizione, quindi non poteva utilizzare la sua band. Dal 1953 in poi le cose cambiano e lì il successo è sicuramente una chicca in ambito blues, non solamente degli anni 50 ma del blues a venire, perché la band è una band fantastica. Grandioso! Diventerà una famosa star della musica come Muddy Waters! Muddy, baby, va tutto bene là dentro? Ah, mi sa che mi sta per uscire un calcolo! Jimmy Rogers alla chitarra elettrica, Little Walter all'armonica, ma non era l'armonica quella classica, quella utilizzata dai più, era un'armonica amplificata con un amplificatore per chitarra, quindi pieno di saturazioni leggermente distorte, e sarà la chiave sia per Little Walter che per gli arrangiamenti nella musica di Muddy Waters. Elgin Evans alla batteria e Otis Spann al piano. Questo strano connubio musicale fa veramente la differenza. Grazie ai brani scritti da Willie Dixon per Muddy Waters, sono veramente tanti, tra tutti vi ricordo forse uno dei più famosi che è I'm Your Hoochie Coochie Man. Poi ce ne sono stati tanti altri in ambito delle discografie di Muddy Waters, chiaramente legati a Willie Dixon. Si creò questo binomio proprio vero e proprio, quando ancora le etichette discografiche pagavano le royalty direttamente agli autori e ai musicisti, senza passare per le grandi aziende che distribuivano diritti musicali, perché ancora eravamo in un periodo ancora le grandi major discografiche erano legate a tutt'altro genere musicale, la musica nera era ancora una parte della musica di nicchia dal punto di vista proprio sociale e culturale. Nel 1958 c'è la prima tournée, una tournée fondamentale in Gran Bretagna, dove si crea una dicotomia vera e propria. Da una parte il pubblico che apprezza e da una parte la critica che disprezza. Addirittura si parla di un giornalista che per scrivere l'articolo su Muddy Waters andò in bagno, si chiuse in bagno e scrisse l'articolo perché la musica era assordante e fastidiosa. Questo è quello che diceva questo giornalista inglese. Perché? Perché loro erano abituati a dei bluesmen che andavano in Inghilterra come Big Bill Bronzy, con tutto rispetto, ma comunque acustici. Il blues elettrico, pieno di slide guitar, pieno di armoniche leggermente distorte, pieno di questi suoni saturi che danno questo nuovo vestito al blues, ancora non era arrivato in Inghilterra e sembrava una novità, come tutte le novità vista di malocchio dalla critica, mentre il pubblico apprezzava. Poi lui tornerà nuovamente in Inghilterra, ci tornerà nei primissimi anni 70 a spese di una band molto giovane di cabelloni che amavano tanto la musica nera, che erano i Rolling Stones, che chiamarono la band proprio Rolling Stones ascoltando uno dei brani proprio di Muddy Waters. Dagli anni 50 agli anni 60 Muddy Waters ebbe grandissimo successo, fino ai primissimi anni 60, poi la situazione andò via via scemando perché le tendenze cambiarono. Arrivò Chuck Berry, sempre con la Chess Record, arrivarono tanti altri artisti che erano leggermente differenti. Muddy Waters definiva, per dire, il boogie una sorta di blues velocizzato, nient'altro. Il boogie, figliolo, è un blues velocizzato, detto Muddy Waters.
quindi noi la prendiamo per buona, perché in effetti dal punto di vista tecnico cambia solamente il tempo, l'accompagnamento è sempre quello, lavora sempre nelle stesse battute del blues. Però continuò comunque a avere tanti sostenitori, come dicevo appunto i Rolling Stones, che lo invitarono in Inghilterra. Lui non aveva neanche soldi, non si poteva permettere già nei primissimi anni 70 di andare in Inghilterra con l'aereo, perché non aveva a disposizione soldi, perché come tutti i bluesmen, dannato, spendaccione, attaccato alla vita e a tutti i vizi, le royalty che prendeva regolarmente più i compensi dei concerti gli facevano fare la bella vita, ma a breve tempo terminavano sempre, lui era sempre in cerca di altri soldi. La musica di Muddy Waters è importantissima, l'avevano capito benissimo i Rolling Stones, come dicevo prima, che nel 72 lo invitarono in Inghilterra. Lo invitarono perché per loro era un maestro indiscusso della musica, loro suonavano musica nera. Vi ricordo che il primo musicista in Europa che utilizzava lo slider, ovvero quello strumentino che vi ho fatto vedere, ve lo faccio rivedere un'altra volta perché non fa mai male, che è un collo di bottiglia, lo andiamo anche ad indossare, eccolo qui. Brian Jones fu il primo in Europa a suonare la slider su un brano rock. Era vista come una situazione stranissima, particolare di ricerca, perché già loro erano appassionatissimi di blues. Keith Richards ne parlava moltissimo con Eric Clapton, tutte quante le tematiche legate al blues, a partire dai dischi che ascoltavano da ragazzi di Robert Johnson, quindi per loro era un manna dal cielo avere un personaggio come Muddy Waters a disposizione. Poi gli scambi musicali tra questo artista e questa band continuarono per tantissimi anni. Negli anni 60, come dicevo prima, ci fu poi un discorso un po' diverso, perché le tendenze cambiarono nuovamente. Quando Muddy Waters arriva nella seconda metà degli anni 40 a Chicago, già c'era l'evoluzione, si era passati al blues elettrificato, c'era anche bisogno di blues disimpegnato, blues un po' più semplice, non serviva il blues triste, la lamentela, la richiesta d'aiuto che era tipica dei bluesmen del sud. Prendiamo Crossroad di Robert Johnson, c'è proprio il succo, oppure tanti classici di Led Belly, c'è il succo proprio del malessere, di questa frustrazione. Nella Chicago, dalla fine degli anni 40, invece, dopo la seconda guerra mondiale, c'era bisogno di un bluesman anche un po' più da cabaret, un po' più da divertimento, doppi sensi, sarcasmo, come faceva Washboard Sam, per intenderci, ma non solo lui. Prendiamo anche lo stesso Tom Parrott, che dal punto di vista delle antologie blues non viene considerato poi tanto bene, tanto gran bluesman, perché comunque aveva un modo molto leggero di porsi. In tante antologie blues purtroppo Tom Parrott è stato un po' scanzonato, ma sono cose che capitano, poi dipende uno quello che cerca e da che parte vuole stare. Restano comunque dei personaggi che hanno modificato nuovamente la musica. Negli anni 60 si modifica ancora, e come dicevamo prima, e il blues veloce diventa un boogie woogie, e poi c'è ancora un'altra evoluzione, e poi arriva Chuck Berry, arrivano tutte queste storie, questi blues orchestrali. La Chess Records sforna tantissimi personaggi importanti, ma non solo, perché non è l'unica etichetta che fa musica nera a Chicago. Negli Stati Uniti cominciano a starci tantissime etichette discografiche che producono musica nera, diventa quasi un must. Tante band californiane cominciano a rifarsi dalla metà degli anni 60 alla musica nera, prendiamo i Beach Boys, prendiamo dal 67 in poi, il 68, i Creedence Clearwater Revival. Quindi questo discorso legato alla musica nera un po' dopo ha spopolato totalmente, è andata a confluire in tutte le grammatiche rock che da lì a poco si andavano formando dalla metà degli anni 60 in avanti. Muddy Waters muore a 70 anni, muore nel 1983. Muore nell'83 e la città di Chicago però fa un dono a Muddy Waters. Se capitate a Chicago, in una parte della 43esima strada troverete il seguente cartello: Honorary Muddy Waters Drive, la strada dedicata appunto a Muddy Waters. Io vi ringrazio per la visione, è stato un video un po' più lungo, ma è normale quando si parla di Muddy Waters, uno dei capisaldi della musica blues. Non lo dico io, ma lo dice B.B. King, quindi diamo ascolto a quello che dice il buon vecchio B.B., che diceva il buon vecchio B.B. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale e di condividere il video se potete, commentate se avete delle domande, avete delle risposte soprattutto, perché qui stiamo a cercare risposte, non tanto domande, risposte su tutto quello che riguarda la musica nera, la musica blues. Grazie a tutti voi, alla prossima puntata, grazie da Dario Spesani, bye bye e come al solito #SDB Storie di Blues. Bye bye, buona musica!
A proposito, prima di chiudere, vi ricordo che Muddy Waters, insieme a Little Walter, a Phil Chess, Leonard Chess, vennero tutti inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame negli anni '80, perché il loro contributo musicale era stato talmente importante da fare arrivare Muddy Waters tra le prime 50 chitarre elettriche della storia. Little Walter come sideman, che è un modo elegante per definire un musicista di accompagnamento, anche lui finì nella Rock and Roll Hall of Fame, e Phil e Leonard Chess ci finirono come non performer, perché erano produttori e non erano musicisti. Anche di questo ne abbiamo parlato nella Chicago Blues degli anni 50. Buonasera amici, bentrovati ad un altro appuntamento con Storie di Blues. Oggi parliamo non semplicemente di un artista, ma di un movimento culturale che nacque proprio verso i primissimi anni 50. La diffusione del blues moderno, il blues che non è quello rurale delle campagne, ma è quello elettrificato, che poi si avvicinerà ad altri generi, diventerà rhythm and blues, diventerà un blues orchestrale, e si deve soprattutto a due personaggi fondamentali che all'inizio degli anni 50 fecero cose veramente spettacolari, ed erano Leonard Chess, un immigrato polacco, il vero nome era Leiznor Czitz, e Willie Dixon, che era un celebre contrabbassista che fece veramente tanto in ambito di musica blues, scrivendo i più grandi successi della Chicago Blues appunto degli anni 50. E Leonard Chess insieme al fratello Phil inaugurò questo nuovo modo di presentare la musica, soprattutto per i bianchi, dato che loro erano immigrati polacchi ma erano bianchi, ovvero quello di produrre proprio volutamente musica nera, produrre quella musica che per, diciamo, la platea bianca vera e propria era ancora considerata una situazione molto particolare. Potevano produrre country, folk and western, potevano produrre standard jazz, tutto quello che gli veniva in mente, ma la musica nera era fino all'epoca relegata proprio a produttori neri. Invece, grazie in parte al Sun Studio di Memphis e in parte a Leonard e Phil Chess, questa musica venne prodotta anche da bianchi, con l'ausilio chiaramente di arrangiatori e musicisti di colore, creando poi quello che è il vero blues che ascoltiamo oggigiorno. Quindi, lasciato da parte il blues delle piantagioni, che nella Chicago moderna, nella metropoli cosmopolita del nord degli Stati Uniti non piaceva più di tanto, perché quel tipo di jazz, quel tipo di blues era considerato rurale, una cosa secondaria, non modaiola tra apici, bensì bisognava cercare un suono diverso, e Leonard Chess fu proprio quel personaggio che andò un po' contro le normali tendenze musicali, sperimentò tante cose con Little Walter, l'amplificatore sull'armonica a bocca, l'armonica a bocca era molto vicina al volume della voce del cantante, quindi cose che erano inaudite all'epoca, ma che chiaramente crearono poi quelle basi della Chicago Blues che ancora oggi andiamo vedendo i risultati, che sono comunque ottimi in tutto il mondo. Willie Dixon, oltre ad essere un celebre contrabbassista legato al mondo del blues, lui fece tante cose in ambito blues, produsse molti artisti come Jimmy Rogers oppure Memphis Slim, con il quale fu in tournée anche in Francia, come abbiamo già parlato anche nel film The History of Robert Johnson and Delta Blues, e lo stesso Leonard Chess e Phil Chess, che produssero tantissimi artisti. Il connubium si crea perché Leonard Chess e Willie Dixon insieme, un immigrato polacco e un uomo leggermente sovrappeso di colore a cui nessuno avrebbe dato stima, stravolsero totalmente il modo di concepire il blues e la musica nera in genere, da lì fino ai giorni nostri. Le celebri produzioni della Chess Record sono ormai i cardini della discografia blues moderna. Partiamo da alcuni semplici personaggi: Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry, Etta James, Little Walter, Bo Diddley, Chubby Checker. Questi sono alcuni dei personaggi che sono stati prodotti dalla Chess Record,
o in alcuni casi prodotti da Willie Dixon, o i brani che hanno portato al successo sono proprio di Willie Dixon. Quindi vediamo che tutte queste persone insieme hanno creato veramente delle situazioni molto 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 particolari. Per quello che riguarda Willie Dixon, diciamo semplicemente una cosa: Hoochie Coochie Mane, portato al successo da Muddy Waters, è un pezzo dello stesso Willie Dixon. Parlando anche di altri brani celebri come My Babe, portato al successo da Little Walter, oppure ancora Third Degree, suonata da Eddie Boyd, fino a tanti altissimi brani che chiaramente vanno poi a porre in essere quella grande firma che era appunto Willie Dixon in ambito di blues. E la cosa bella poi fu che questi personaggi furono tutti insieme ricordati nella Hall of Fame. Tutte le produzioni che venivano fuori dalla Chess Record di questi grandi personaggi sono state poi celebrate dall'83 in poi, ovvero quando è stata fondata la Hall of Fame, Rock Hall of Fame, questo è il titolo giusto della fondazione. Dall'83 in poi sono stati tutti celebrati. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, buona musica! Buonasera amici, ben trovati ad un altro appuntamento con Storie di Blues. Questa puntata è particolare perché da oggi lanciamo l'hashtag per poter commentare Storie di Blues su tutti i social, quindi l'hashtag sarà SDB. Con queste tre lettere, questa sorta di acronimo, noi potremmo chiaramente commentare tutto il discorso di Storia di Blues su tutti i social network. Se non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, è importante per far crescere il trade del canale proprio, per far vedere più persone possibili le nostre storie di blues, e se avete qualche idea su altri personaggi fatelo tranquillamente scrivendo sotto nei commenti, mettendo un like, e gentilmente se potete anche condividere questo piccolo elaborato di divulgazione musicale. Oggi parliamo di Steve Ray Vaughan, una delle chitarre moderne legate al blues tra le più importanti. Il mio ricordo con Steve Ray Vaughan sia soprattutto per quella tragica notizia che arrivò in Italia il 28 agosto del 1990, anche se il fatto successe il lunedì sera, il 27 di agosto del 90. E noi abbiamo avuto questa notizia dal televideo, perché ancora in radio all'epoca non avevamo internet, perché la tecnologia internet non esisteva, avevamo solo esclusivamente il televideo per vedere le news che arrivavano dalle agenzie di stampa, e arrivò la notizia che ci raggelò, perché proprio conducevo in quel periodo Rock Age, che era un programma legato alla musica rock e blues, era proprio il 1990, che poi andò avanti fino al 93, e parlavamo molto spesso di artisti come Steve Ray Vaughan, tanto è vero che nel 1989 uscì l'album In Step di Steve Ray Vaughan, che chiudeva il disco. L'ultimo brano della seconda facciata era Riviera Paradise, che era un pezzo fantastico strumentale di circa 9 minuti, uno dei più bei pezzi secondo me legati al genere rock blues, perché chiaramente non era solamente blues, era anche molto rock quel brano, molto lento, e faceva capire proprio definitivamente la tecnica chitarristica di Steve Ray Vaughan, una delle rare chitarre texane moderne importanti, magari come quelle degli ZZ Top, che facevano comunque un genere molto vicino al blues, perché anche loro subivano l'influenza di personaggi come lo stesso Muddy Waters, come fece poi anche lo stesso Steve Ray Vaughan, che si rifaceva molto ad Albert King, e quindi ha tutti questi personaggi fondamentali del blues elettrico. Steve Ray Vaughan ebbe questo gravissimo incidente dove perse la vita lui e 3 persone dello staff di Eric Clapton. La situazione brutta, tremenda, sfortunata era che si trovavano ad un concerto nel Wisconsin, c'erano diverse band che si esibivano, tra cui Steve Ray Vaughan e tra cui anche Eric Clapton con la sua band. Lui, stanco, voleva tornare in anticipo a Chicago e chiese a Clapton di lasciargli il posto sull'elicottero per tornare prima a Chicago, e questa coincidenza diventò fatale, perché poi l'elicottero con a bordo Steve Ray Vaughan e 3 membri dello staff di Eric Clapton si schiantò contro una collina a causa della nebbia. Fino al giorno dopo non si seppe nulla. Al mattino arrivarono i soccorsi, trovarono i rottami, trovarono i cadaveri. Poi da lì chiaramente la notizia arrivò in tutto il mondo e Steve Ray Vaughan terminava così la sua pur breve esistenza, dato che era un classe 1954, era nato proprio a Dallas in Texas, e
tra i cieli del Wisconsin e quelli del Michigan, perse la vita proprio il 27 di agosto del 1990. Stevie Ray Vaughan è fondamentale per quello che riguarda la sua produzione musicale, perché è stato un personaggio che ha cambiato tra band e nomi di band 4 o 5 addirittura situazioni, e questa è una cosa particolare perché poi tante volte le band che lui cambiava erano composte dagli stessi musicisti e magari ne vennero inserito magari uno o due. Lui inizia comunque nel lontano 1971 con Cast of Thousand, che poi nel 73 va a far parte di un'altra band che si chiama Nightcrawlers, poi i Cobras nel 75 e poi nel 77 arrivano ancora i Triple Threat Review e poi cambiano definitivamente per fortuna nome in Double Trouble, dove suonava insieme a Stevie Ray Vaughan anche il fratello. Nel 1982 c'è la svolta, quella fondamentale dal punto di vista della produzione discografica e della fama, perlomeno a quel punto nell'ambito statunitense, di Stevie Ray Vaughan. Perché 1982? Perché proprio in quell'anno fu invitato a Montreux Jazz Festival su proposta di Mick Jagger dei Rolling Stones, il quale diceva che questo artista secondo lui era molto importante, suonava bene, aveva uno stile giusto e meritava di arrivare a suonare al Montreux Jazz Festival. Al Montreux Jazz Festival però venne fischiato. E questa è una situazione abbastanza stramba, come puoi fischiare Stevie Ray Vaughan? Perché molto probabilmente il pubblico, essendo un pubblico legato al jazz, il blues elettrificato, soprattutto quello texano, che era un blues molto pieno di fraseggi più vicini al rock, molti suoni sporchi, non c'era la chitarra pulita, tant'è vero che Stevie Ray Vaughan utilizzava un tipo di corda particolare e dalle 0,13 in poi il micantino 0,13 significa che è un micantino abbastanza erto, arrivato addirittura a 0,17 per un micantino, e lui accordava addirittura la chitarra un quarto di tono sotto o mezzo tono sotto, addirittura facendo scordare tutti gli altri musicisti per avere quella sonorità più morbida, dato che utilizzava grandi corde. Ogni tanto utilizzava della colla militare per i polpastrelli perché rischiava anche di ferirseli, perché erano appunto molto erte le corde. Quindi tutta una serie di tematiche molto particolari che stava lì a parlare del suo stile chitarristico. La cosa interessante era però che nonostante i fischi, l'esibizione piacque moltissimo a un tale David Bowie che era tra il pubblico e lo scritturò per l'incisione del disco Let's Dance, che era proprio un disco importante di Bowie del 1983. Altra cosa molto interessante era che David Bowie voleva Stevie Ray Vaughan anche per il suo tour mondiale legato al disco Let's Dance. Poi per una serie di situazioni questa cosa non andò mai in porto e Stevie Ray Vaughan chiaramente era più improntato, oltre che a fare il turnista, a svolgere la sua attività musicale con i Double Trouble, che era proprio la sua band. Pubblica 6 dischi, di cui uno postumo e uno dal vivo, quindi in totale erano 4 dischi in studio, più un live, più un altro disco, quindi totale 6 produzioni musicali, tra quali ricordiamo la prima, la più importante, il disco forse che ha girato più in assoluto, che è Texas Flood, che c'è proprio la sua base musicale, quello è il vero Stevie Ray Vaughan. Poi ci sono altri album molto importanti, da Soul to Soul, che è un bel disco che è uscito un paio d'anni dopo, e poi il mio preferito, che è dell'89, che è appunto di cui parlavo prima, che è In Step, dove lui sta in ginocchio con il poncio, il cappello, dove non fa vedere gli occhi. Queste produzioni hanno portato un vento nuovo dal punto di vista del blues, perché chiaramente, come dicevo prima, il fraseggio musicale di Stevie Ray Vaughan è molto molto differente, molto aggressivo, a differenza di quello più morbido magari di altri bluesmen, perché c'è un'influenza differente. Un po' come dicevo prima, non mi va di accomunare un musicista ad un altro, però secondo me la tecnica chitarristica presente nelle band tipo gli ZZ Top, che anche loro sono texani, è molto simile a quella di Stevie Ray Vaughan, proprio perché in quella zona già dagli anni 20 agli anni 30 si utilizzava una tecnica di fare musica, un modo di suonare la chitarra che era diversa da quella del Delta, era diversa da quella di Chicago, perché appunto era il blues texano. Si è evoluto dagli anni 20 agli anni 30 fino agli anni 80, agli anni 90, con altre tematiche importanti, quindi dal punto di vista della genuinità ce n'è molta, perché? Perché non è semplicemente il solito discorso dei 3 accordi in settima che vanno suonati in un modo. Uno sporca le note utilizzando 2 note contemporaneamente negli assoli,
facendo del blending abbastanza forte e tante altre cose legate appunto alla chitarra che era di Steve Ray Vaughan, che era diventata proprio alla fine degli anni '80, poi anche dopo la sua morte è diventato un fenomeno di scuola, proprio uno stile vero e proprio. Se avete notizie da aggiungere, da commentare sotto al video, fatelo tranquillamente, perché tutto serve per far crescere il canale. E io sono Dario Spesani e vi ringrazio per il vostro ascolto e ci vediamo alla prossima puntata. Buona musica, buon blues, hashtag Storie di Blues SDB. Buonasera amici, bentrovati ad un nuovo appuntamento con World Music Club e Storie di Blues. In questa occasione sarà un video cumulativo perché le tematiche di cui trattiamo oggi sono sia inerenti alla world music che al blues, per diverse tipologie di cose. Innanzitutto, tanti bluesmen avevano padre o madre Cherokee o Blackfoot o Sioux, quindi tanti africani deportati in Centro e Nord America avevano poi delle relazioni con delle donne o con degli uomini autoctoni, quindi dei pelle rossa, e nascevano tanti bluesmen. Dal punto di vista della world music, come di consueto, parliamo della storia di una musica molto importante che è quella dei nativi americani. Vi ricordo come di consueto di iscrivervi al canale e si parte subito per un lungo viaggio destinazione Nord America. Io come di consueto vi ricordo sempre un discorso molto importante per me, è questo libro qui. Ci tengo moltissimo perché qui c'è molta della mia ricerca musicale, dei primi tempi della mia ricerca musicale. C'è un saggio sulla musica cubana, sul folk, sul blues, la magia del blues, e addirittura un vero e proprio metodo per suonare la Seeger's Box Guitar, tutto racchiuso in questo album, libro, che lo trovate in tutte le librerie, basta ordinarlo, oppure online su tutte le piattaforme, su tutti gli store. Bando alle ciance, una breve promozione, partiamo per questo lungo viaggio. Per lungo tempo, dopo la scoperta dell'America, si è continuato a pensare che gli indoamericani appartenessero a varie razze. Ma ora si sa che i pelle rosse, dal circolo polare artico alla punta estrema del sud, derivano tutti da un unico ceppo. Gli indiani sono da tanti secoli sul suolo americano che le loro origini si perdono nella notte dei tempi. La loro cultura, per la maggior parte, è stata una delle più primitive del mondo, limitata a scoperte di utensili e metodi dalla specie più rozza. Gli indiani dalla parte orientale del continente, con i quali i colonizzatori vennero a contatto, erano selvaggi, che vivevano in tribù sparse di caccia, di pesca, esercitando soltanto una vita secondaria legata all'agricoltura, ma di tipo rudimentale. Per quanto riguarda invece gli indiani delle pianure, ad occidente del Mississippi, portassero elaborate acconciature di penne. Questo elegante modo di vestire non sembra affatto aver inciso sugli artisti che rappresentavano l'incontro con Colombo e John Smith. Le piume comunque finirono col diventare il simbolo di tutti i primitivi abitanti del continente. La musica per gli indiani, come per tutti i popoli primitivi, non assolveva soltanto a un compito di tipo funzionale, ma era veramente il respiro stesso della vita. Gli indiani avevano i loro canti tribali e la musica per la danza e attribuivano a molti di essi poteri sovrannaturali, considerandoli un mezzo di comunicazione fra l'uomo e Dio. Erano una razza profondamente animistica, dotata di un'ingenua fede nel trionfo finale del diritto, della giustizia, esaltante ed adorante i suoi eroi e fermamente convinta che molti individui avessero il privilegio di vedere e parlare con gli dei. Tutto questo formava un corpo di credenze religiose, oggigiorno si chiamano folklore, ma si traducevano in continue e frequenti cerimonie, con riti composti di canti, danze e offerte sacrali di tabacco e di incenso agli dei. La stessa situazione capiterà anche in Centro America e poi in Sud America con gli africani che vennero deportati. Oggi ci rendiamo conto che l'America racchiude entro i suoi confini una delle razze primitive più interessanti del mondo. Nelle scale e negli schemi musicali degli indiani si rilevano affinità con la musica primitiva cinese e addirittura indiana. Gli intervalli dei canti indiani non erano quelli della nostra scala temperata, ma forse si avvicinavano di più alla purezza, proprio per questo motivo. La scala fondamentale era la scala pentatonica, che si riscontra in una forma o nell'altra un po' in tutti i popoli primitivi.
La intonazione irregolare degli indiani nei passaggi da nota a nota aveva qualche cosa in comune con gli intervalli della musica orientale, molti dei quali sono più piccoli addirittura dei semitoni della musica occidentale. È interessante notare la somiglianza che si riscontra in un gambling song dei Rogue River Indians dell'Oregon e il tema popolare russo usato da Tchaikovsky nel finale della Quinta Sinfonia. Tutti coloro che hanno studiato musica a fondo concordano nel fatto che gli indiani abbiano un ritmo che è molto più importante della melodia stessa. Gli intervalli usati generalmente nelle varie canzoni erano da semplici a complicati. Per metà i canti che oggi ci restano solo nel modo maggiore, per l'altra nel modo minore. Non si deve dimenticare che l'indiano non possedeva i concetti europei di scale, tonalità e armonia, otteneva i risultati senza essere cosciente della loro struttura teorica o tecnica. I canti venivano effettuati da un solo cantante oppure da un gruppo di persone all'unisono. Seguivano degli schemi legati un po' alla musica primitiva, avevano cioè un movimento che andava da un estremo all'altro, dal selvaggio eccitamento fino al tranquillo riposo. Le melodie cominciavano caratteristicamente con una nota alta, concludendosi nella maggior parte dei casi con una nota bassa finale. I canti indiani, alcuni etnomusicologi li hanno definiti di tre tipologie: i vecchi, ovvero songs tuttora cantati da alcuni cantori indiani, gli antichi ceremonial o medicine song che risalgono a molto tempo addietro ma che ancora possono essere cantati con una certa fedeltà all'originale da indiani che li hanno sentiti, e infine, terzo punto, le canzoni relativamente moderne composte nelle riserve. Queste naturalmente sono il frutto di una cultura di transizione e si nota, logicamente, quello che è l'influenza legata proprio alla razza bianca, all'uomo bianco in genere. Quando si pensa agli United States Office of Indian Affairs, a che fare attualmente con circa 50 gruppi etnici divisi in base al linguaggio, i quali a loro volta si dividono in ben 342 tribù, ciascuna distinta e separata con costumi e modi di vivere differenti, si può capire la vastità del corpus della musica indiana che era soltanto scoperta efficacemente all'inizio del 1900. Ma parliamo anche un po' di quello che era l'apporto degli strumenti musicali alla musica dei nativi americani. Di quali strumenti suonavano questi nativi, questi indiani, questi pelle rosse, queste quasi 500 tribù? Tendenzialmente avevano due strumenti cardine, che erano il flauto dei nativi, un flauto realizzato interamente a mano della lunghezza di circa 18 pollici per circa 2 pollici e mezzi di larghezza, con 6 note a disposizione. C'erano i tamburi che erano di forma circolare oppure erano esagonale o addirittura ottagonale. Oltre a questa tipologia di tamburi c'era il tamburo della vita, il tamburo grande che veniva suonato da tutte le persone insieme, e poi c'era anche uno strumento insolito. C'era il fiddle, ovvero il violino indiano, un pezzo di legno con sopra delle corde che si suonava con un archetto a mo' di violino. Chiaramente la tipologia di suono non è proprio quella ricercatissima, perfettamente intonata del violino, perché qui non possiamo permetterci di parlare di intonazione quando ci sono in mezzo degli strumenti totalmente handmade e senza concezioni di toni o semitoni o pentatoniche, come dicevamo nella prima parte del documentario. Oltre a questo c'erano dei fischietti fatti con degli ossi di aquila, e questo ne abbiamo parlato con suonatori di ossa, vi metto anche il link in descrizione. Questa tipologia di strumenti uniti insieme andavano a creare quella che era l'ensemble musicale degli indiani dei nativi d'America. A me piace sempre pensare all'ensemble musicale come la band, il gruppo, in fondo era proprio questo. Oltre ai canti c'erano appunto questi strumenti che andavano ad interagire, soprattutto, come abbiamo già detto nel documentario, le percussioni, la parte ritmica, che come abbiamo visto dalle varie fonti che poi vi metterò nei titoli di coda e sulla descrizione, erano molto variegate. Addirittura si poteva arrivare ad avere 4 o 5 ritmiche differenti in un singolo brano. Questa è la magia di questo popolo, che poi era un popolo a contatto con la natura, che venerava gli animali, che venerava il fiume, il monte, la pioggia, il sole, la neve. Tutte queste cose insieme erano della manna dal cielo, un po' come è successo con gli ebrei quando erano senza roba da mangiare, che questo ipotetico Dio buttava sopra loro questa manna e loro mangiavano e piangevano. La stessa cosa capitava per gli indiani, che ogni volta che avevano dell'acqua fresca era un ringraziamento al dio fiume o il sole.
E poi questa è la base di tutto il discorso che è andato ad incanalarsi nella catalogazione dei canti indiani e della musica indiana in genere, degli strumenti musicali, delle foto, proprio all'istituto Smithsonian, che è stato l'istituto, tramite la biblioteca del congresso, quello autorizzato a reperire più materiale possibile, perché la storia dei nativi d'America rappresenta la storia cardine del popolo autoctono, il popolo che nacque proprio in quelle zone. Io sono Dario Spesani, vi ringrazio per la visione di questo video di divulgazione musicale inerente agli indiani e ai nativi d'America. Vi ricordo di iscrivervi al canale, il libro Storie e Saggi sulla musica nera dal Mississippi a Cuba, ci tengo tantissimo. Trovatelo, cercatelo, lo trovate anche in qualche biblioteca. Vi ricordo come al sempre il nostro motto, che è buona musica. Bye bye! Buonasera amici, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Come di consueto vi ricordo di iscrivervi al canale, se potete magari anche commentare, lasciare un like e condividerlo con i vostri amici, in modo che il numero dei partecipanti alla nostra community cresca sempre di più, e da fare in modo anche con questo sistema che la stessa divulgazione ne abbia la meglio e si possano continuare a fare sempre più video di informazioni legati al mondo della musica del passato. Abbiamo parlato di quello che facevano tanti bluesmen, non erano tutti mendicanti, alcuni lo erano, altri invece facevano un altro lavoro. Abbiamo fatto già 2 video ricordando un po' alcuni celebri bluesmen che facevano un altro lavoro, come Wade Walton, come Farry Lewis, poi chiaramente anche questi video ve li metterò in descrizione. Per quello che riguarda il personaggio di oggi, parliamo di uno chef, un esperto di barbecue, perché lui è Barbecue Bob. E anche lui aveva 2 lavori, il bluesman e il barbecue. Il personaggio di cui parliamo oggi è Robert Hicks, meglio conosciuto come Barbecue Bob. Era uno chef, un esperto di barbecue, ma anche un grande musicista. Aveva inciso, nonostante i soli 29 anni, ben 70 singoli, 78 giri per intenderci. Sono veramente tanti, ma nonostante questo lui doveva fare un altro lavoro e lui si occupava di barbecue, da qui il nome tipico che troviamo sulle antologie blues, ancora oggi disponibili nei download delle varie piattaforme, parla di Barbecue Bob. Barbecue Bob morì solamente a 29 anni, ma fu fondamentale. Oltre a queste 70 registrazioni, che erano veramente tante per gli anni 20, non era così facile andare in uno studio e registrare, lui invece fece moltissime cose e ha venduto anche molto dopo la sua morte, e ha continuato anche a vendere molto nel periodo del folk revival, dagli anni 70 in poi, dove delle etichette discografiche come l'Albatross American Folk and Blues riproducevano tanti dischi del passato, da Lead Belly a Guthrie, appunto Barbecue Bob, tutta questa gente qui, diciamo, del passato, che tornò in auge veramente in maniera molto molto forte. La situazione divertente in Barbecue Bob è anche un po' nell'autoironia, perché lui, quando portava ai tavoli, cantava anche delle canzoni, oppure capitava anche che si fermasse un attimo, cantasse una canzone e poi andava a un tavolo a servire quello che aveva preparato. Quindi anche la parte goliardica in questo caso rientra nel blues. Per quello che riguarda il suo blues, è un blues diverso. Questo è il blues di Atlanta, che è un'altra cosa ancora. Lui, della zona di Atlanta, zona della Georgia, ha portato avanti questo modo diverso, non nuovo, modo diverso di fare il blues, perché il periodo è quello, anni 20. E era un blues un po' più vicino al country, era un blues fatto molto con la 12 corde, ma non semplicemente con la famosa tecnica finger picking classica. Si andava anche molto a pennate piene e si andava anche molto con quelle tecniche molto simili al banjo, si suonava un po' quella chitarra a mo' quasi di banjo, e questa è una delle sue tematiche principali. Infatti nel brano più celebre, Mother's Child, che poi fu riportato in auge nel 92 dall'album From the Cradle di Eric Clapton, e vince proprio questa pennata energica con una 12 corde. Eric Clapton ha ripreso la canzone e l'ha riproposta a piè pari, senza toccare nulla, senza improvvisare nulla, perché sono dei pezzi che hanno quell'arrangiamento base che è venuto fuori, che non si riesce proprio a toglierlo, non si riesce a interpretare in un altro modo, e forse questa è la forza e la sua firma
proprio di questo grande artista. Bene, se avete domande, se avete soprattutto risposte, come dico sempre, fatelo, scrivete qui sotto, condividete, iscrivetevi al canale, siamo sbarcati anche su Patreon, se volete siamo anche lì, ci sono dei contenuti aggiuntivi sulle storie di blues, poi parleremo delle storie della musica cubana, un sacco di cose, solo per abbonati chiaramente quel settore. Se volete mi trovate anche lì, metterò ancora una volta il link sotto alla descrizione. Vi ringrazio ancora una volta, grazie da Dario Spesani, ringrazio Lara Giancarli che ha curato circa un anno fa alcune ricerche proprio su Barbecue Bob, e forse grazie a lei che oggi facciamo questo video. Grazie Lara, ciao ciao, alla prossima puntata, bye bye e soprattutto buona musica. Ciao, sono Dario Spesani, sono un musicista, un divulgatore musicale. Su questo canale troverai tantissimo materiale inerenti biografie legate a bluesmen, musicisti jazz, musicisti dal mondo e tanti tutorial sugli strumenti musicali dal mondo e alcune chicche inerenti alle mie produzioni musicali e ai miei video dal vivo. Se sei appena arrivato su questo canale ti consiglio di iscriverti e partiamo per un altro viaggio. Mentre Mario fa ginnastica, noi andiamo a parlare oggi di quelli che sono i suoni strani legati al blues. Suoni strani perché c'era un modo di fare legato proprio al costume degli afroamericani all'epoca dello schiavismo, dove questi personaggi, mentre cantavano, copiavano con la voce i suoni degli attrezzi e quindi si sentivano queste sonorità particolari che venivano tra un pezzo di strofa e l'altro. Ach, cha, tutti questi suoni a ritmo di musica andavano a copiare quello che era il suono tipico di uno strumento che loro utilizzavano nel lavoro. Poi quando avremo tempo faremo anche un video divulgativo sugli hollers, che erano questi canti a botta e risposta che si facevano tra loro per comunicare tra i vari gruppi di schiavi che magari stavano in diverse parti, in diversi campi, magari adiacenti oppure lontani, e tante altre cose legate a queste tematiche. Uno dei personaggi fondamentali che utilizzava questa tecnica in ambito di registrazione era Lead Belly. Lead Belly aveva registrato diversi brani. Quello che mi viene in mente per rendere bene l'idea era Take This Hammer. Curiosità tecnica: quando cerchiamo il nome Lead Belly ogni tanto sui dischi troviamo la dicitura Ledbetter, ma è lui sicuramente, quindi andate tranquilli, lo troverete sia come Lead Belly o come Ledbetter. Per questa puntata è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, è sempre importante per far crescere la nostra divulgazione. Più iscritti abbiamo e più l'algoritmo di YouTube ci premia e manda in alto il video per farlo vedere ad altre persone. Grazie a tutti voi e buona musica! Buonasera amici, bentrovati ad un altro appuntamento di Storie in Blues. Parliamo non solamente di un musicista in particolare oggi, di una storia di un blues, ma di una categoria di personaggi che spaziava tra il jazz e il blues. Gli chansonnier non erano solamente francesi, i cantanti passional, per così dire, non erano esclusivamente cantanti di tango o di musica ispanica, ma c'era una sottigliezza molto importante prima di arrivare a questa tipologia di cantanti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like, lasciare un commento e vediamo di cosa si tratta. I cosiddetti cantanti confidenziali, come dicevo in prefazione, non erano solamente gli chansonnier francesi oppure quei cantanti legati alla musica ispanica in genere, ma c'erano altri personaggi che anche prima di questi che abbiamo appena menzionato utilizzavano quel tono diverso di cantare, confidenziale appunto, leggero, e una cosa che nacque subito dopo la Grande Depressione, dopo il 1929 ci fu quel grande crack finanziario, tanta gente ridotta sul lastrico, e chiaramente quando c'è una situazione negativa del genere dal punto di vista sociale poi c'è subito un cambiamento, ci sono delle innovazioni, chiaramente non solamente a livello economico ma anche a livello sociale e culturale. Nei primissimi anni 30 infatti Bing Crosby
scelse una tecnica di canto un po' diversa. Innanzitutto chiese un microfono sul palco. Fino all'epoca si cantava chiaramente in acustico, c'era l'orchestra e davanti a tutti, come vi ricordavamo già nei volumi delle Jazz Blues Band, e la tecnica di fare uscire meglio l'audio, la tecnica per focalizzare al massimo la voce del cantante o quella dei singoli strumenti tenendo conto dei volumi, era già stata caratterizzata nel Dixieland e nella musica di New Orleans, dove abbiamo fatto appunto un video specifico che lascerò chiaramente in descrizione. Chiaramente il cantante in questa disposizione sonora era davanti a tutti, molto davanti agli altri, perché chiaramente poi se fosse stato dietro l'orchestra o di fianco all'orchestra la voce non si sarebbe sentita. Se poi uno canta con voce soffusa, confidenziale, come faceva Bing Crosby, chiaramente anche stava davanti all'orchestra, molto davanti all'orchestra, la voce non sarebbe arrivata. È per questo motivo che si fece montare un microfono e lì cominciò a sussurrare parole durante le sue esecuzioni. Non era solamente Bing Crosby, ma c'era anche un altro personaggio molto importante che era Leroy Carr, l'autore di How Long Blues per intenderci, un personaggio che pianista andava in combinata con un chitarrista come Scrapper Blackwell, e anche lui fu inserito proprio in questa categoria fondamentale, i cosiddetti crooner. I crooner erano i cantanti confidenziali che si trovavano sia nel jazz sia nel blues. Poi questa tematica, questo modo di cantare, di porsi, venne anche utilizzato fuori dagli Stati Uniti e da lì nacquero appunto i chansonnier, nacquero tutte quelle altre categorie di cantanti che usavano la confidenza, quasi di sussurrare al microfono o quasi all'orecchio dello spettatore determinate parole per dare chiaramente più enfasi, per dare un tono molto molto differente. Ma grazie a Bing Crosby, poi Leroy Carr, ci fu proprio una moda, una mania vera e propria che già alla fine degli anni 40 fu ripresa da tanti altri artisti come Dean Martin, Perry Como, e fino ad arrivare poi alla fine degli anni 50 dove anche Frank Sinatra utilizzava questa tecnica, che poi alla fin fine non è mai passata di moda, perché poi è stata ripresa a più pari anche in Europa, chiaramente dai cantautori o dai cantanti, dagli esecutori di seconda generazione, e quelli degli anni 60 appunto fino ai primissimi anni 70, dove anche degli artisti italiani cantavano con questa tecnica chiaramente molto vicina al discorso swing, al discorso jazz, al discorso blues. Però c'è qualcuno che ancora incide utilizzando queste tecniche, e per esempio il patron dei Griffin, Seth MacFarlane, che non è solamente un regista oppure un editatore di cartone e roba varia, è anche un cantante, e ha inciso nel 2016 un disco che si intitola Full Swing, dove lui utilizza chiaramente questa tecnica. Chiaramente Seth MacFarlane non è nuovo a queste cose, perché basta vedere i vari episodi dei Griffin e si capisce che c'è sempre lo swing, c'è il jazz, c'è il blues dietro a tutte le varie loro gag comiche, con annessa orchestra chiaramente anch'essa a cartoon, dove vanno a riproporre dei classici oppure a cantare quello che sta succedendo nel cartoon stesso, utilizzando delle tecniche proprio simili a quella dei crooner. Per oggi è tutto, vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale, bye bye, buona musica! Salve amici, bentornati ad un altro appuntamento con Storie di Blues. Oggi parliamo di Leroy Carr. Chi era Leroy Carr, cosa faceva, come è nata la sua passione per la musica e tante altre cose, ma vi ricordo prima di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, magari di condividerlo con gli amici. Leroy Carr ebbe un'infanzia di per sé difficile, perché chiaramente ebbe a che fare già in tenera età con la giustizia per una questione legata al contrabbando, tanto è vero che la madre cercava in tutti i modi di ravvederlo a causa appunto di queste problematiche con la legge che ebbe in tenera età, in giovane età. E alla fin fine lui riuscì a trovare lavoro in una sartoria importante della città. E chiaramente nella foga di imparare questo lavoro prende anche il vizio del sarto, ovvero dell'eleganza, della linea, di come portare un abito, quindi anche la presenza fisica dello stesso cambiò assolutamente.
in maniera positiva ed importante. Però chiaramente lui era anche musicista e il blues lo portò per strada, lo portò nei nightclub, lo portò nei locali a suonare il suo piano insieme a tanti altri personaggi come Scrapper Blackwell che fu quasi inseparabile con lo stesso Leroy Carr, inciso diversi brani insieme. Oltre a Long Blues ce ne furono veramente tanti altri brani. Poi arrivò chiaramente il momento che attendevano, la gloria, la fama. La fama arrivò, chiaramente non era una fama di tipo planetario come magari siamo abituati oggi a vedere le grandi star, però c'è da dire che arrivò comunque un talent, arrivò in città un talent che cercava dei volti nuovi lì a Indianapolis per mettere su nuove produzioni discografiche e chiaramente fu immediatamente messo sotto contratto. Questa fu una tematica importante perché lui, dal momento che va sotto contratto, automaticamente comincia a avere anche dei proventi, pertanto il lavoro principale può essere anche lasciato da parte perché già faceva diverse serate a settimana, più anche con un contratto discografico chiaramente aveva già quei soldi a disposizione per vivere bene, ok? Anche perché sappiamo benissimo che un cantante blues di per sé è un personaggio che ha mani bucate, è avvezzo all'alcol, alle donne e tante altre cose. C'è un'esaltazione del vizio, chiaramente gli serve molta pecunia per poter muoversi in queste nuove dinamiche, quasi tra virgolette da star. E lui la improvvisò molto bene questa sua nuova charme dal punto di vista sociale. E nei locali ci si andava non solamente per bere, o per ballare o per suonare, ma ci si andava per creare socialità, per farsi conoscere. Lui prese appieno tutte queste cose come una spugna. Poi ci fu una situazione spiacevole che era legata all'alcol. Era famoso Leroy Carr per avere sopra il suo pianoforte la sigaretta accesa e il bicchiere di whisky, quello stesso bicchiere di whisky che, come vedremo, diventerà pochi anni dopo fatale. La sua attività musicale durò poco, durò 7 anni circa, dal 1928 al 1935, anno della morte. Non era il bluesman a cui siamo abituati a pensare, lui i campi di cotone li vedeva veramente con il canocchiale, non aveva mai visto i campi di cotone, non aveva mai visto gente nei campi cantare le work song. Lui veniva da tutt'altra situazione, chiaramente avendo poi lavorato anche in una sartoria, quindi stando a contatto anche con gente importante, gente ricca, facoltosa. Quella tematica base del blues early, del blues radicale, non l'aveva neanche annusata, ok? Però in questi 7 anni lui fa molte cose. Innanzitutto rientra a pie pari in quello che era un discorso legato ad una nuova tecnica di canto, che era quella dei crooner, e i crooner iniziarono subito dopo la Grande Depressione del 1929, quindi dal 30 in poi, dal 30 al 31, il più grande esponente di questi cantanti confidenziali era proprio Bing Crosby, che creava questa atmosfera particolare, sussurrando quasi allo spettatore determinate frasi all'interno delle canzoni. E nessuno come Leroy Carr in ambito blues, e Bing Crosby lo poteva fare in ambito jazz, poi dal 30 al 40 nell'epopea dello swing, mentre Leroy Carr lo teneva proprio tutto nel discorso legato al blues, nei famosi 3 accordi e nelle 16 battute, che in tanti blues addirittura diventavano 8 battute, quindi blues accorciati o magari leggermente più veloci, ma si sente nelle registrazioni questa enfasi particolare, questa pacatezza, questo rilassamento quasi vocale che crea un'atmosfera tutta sua e diventa, la musica diventa vellutata. C'è una sorta di vestito che gli viene messo addosso, guarda caso lui veniva dalla sartoria e lui vestiva la sua musica con estrema eleganza. Dal 1928 al 1930, nei suoi 2 primi anni di carriera con il contratto discografico, fu uno dei pochissimi cantanti blues a non subire la depressione. I suoi dischi continuavano ad essere venduti e questa fu quasi una peculiarità di questo artista. Mentre gli altri non vendevano più e si rimettevano chiaramente a fare altri lavori, lui continuava a vendere dischi tranquillamente, anche se c'è stato il crollo della borsa, dove
persone che prima avevano soldi adesso non li avevano più, quindi il superfluo, tipo la musica, non si poteva più comprare perché bisognava pensare al cibo prima, poi il vestiario di fortuna, il riscaldamento, mentre i suoi dischi continuavano ad essere venduti, a differenza di tanti altri. Poi ci fu una situazione, diciamo, brutta, nel 1935, l'anno fatale, eravamo praticamente all'inizio di una serata dove lui si appoggia al piano, si mette seduto, inizia a cantare e stramazza poi al suolo. Lì finì la grande carriera di Leroy Carr, durata pochi anni ma grande, perché in questi 7 anni lui fece tantissimo nello sviluppo dell'antologia blues statunitense, fece tantissimo perché tantissimi suoi brani poi furono riportati in auge già dalla seconda metà degli anni 30, poi negli anni 50 fino ai giorni nostri continuano chiaramente a celebrare questo artista tramite appunto delle cover dei suoi vecchi brani. Questa situazione accadde il 29 aprile del 1935, quindi molto giovane, all'età di soli 30 anni, ci lasciò questo grande crooner, questo grande cantante confidenziale del blues. Ringrazio l'amico Roberto Menabò per quello che riguarda la raccolta di notizie legate proprio all'Leroy Carr. Ciao Roberto, vi ricordo di iscrivervi al canale e state con noi perché abbiamo tante cose da dire nel corso delle prossime puntate. Bye bye e buona musica!